Ciao! In questo video vedremo le modifiche che ho fatto al modulo LoRa con il firmware Meshtastic, che sono le seguenti. Ho fatto un forellino per poter visualizzare il LED, ho abbassato il pulsantino di reset in maniera da non poterlo premere accidentalmente e ho aggiunto un buzzer all'interno, allargando poi un forellino di questi per far uscire il suono. Ecco il suono, andiamo a vedere nel dettaglio. Questo è il forellino che ho fatto per far vedere il LED, ho abbassato il pulsantino in maniera che per premerlo bisogna proprio pigiare forte, non si riesce a premere accidentalmente. Accendiamolo, si vede il LED, si sente il cicalino, il LED che lampeggia lo si vede e si vede anche l'altro LED, che è quello arancione rosso, che segnala la carica. Prendiamo un power bank USB-C, che è la stessa che abbiamo visto per la programmazione. Si accende il LED rosso. Quando sarà completamente carica, il LED rosso si spegnerà e rimarrà solo il bianco lampeggiante. Il bianco lampeggiante si può disattivare dalle impostazioni. Il cicalino può suonare, dopo lo vedremo nelle impostazioni, ogni volta che premiamo. Inoltre suona quando riceverà un messaggio. Poi dopo ti farò vedere aperto come è collegato il cicalino e andremo sul computer a vedere anche lo schema. Mandiamo un messaggio da questo qui a questo, così lo sentiamo anche suonare. Accendiamo anche quest'altro. Andiamo qui in fondo dove ci sono i preferiti. Infatti come preferito trova il portatile 1. Tengo premuto. Gli dico New Preset Message. Tengo premuto e qui ci sono dei messaggi predefiniti che avevo cambiato. Ho aggiunto ciao, SOS, sì, no, ok, possiamo scrivere quello che vogliamo. Mando ad esempio un ciao, tengo premuto e questo suona continuamente per il tempo che ho impostato. Molto forte il suono, quindi anche se è nello zaino lo si sente. Per tacitarlo basta premere una volta e possiamo andare a vedere il messaggio ricevuto nel secondo menu con la bustina. Eccolo qui. E da qua possiamo anche rispondere, come abbiamo visto nel video precedente. Lo apro così ti faccio vedere il cicalino. Il cicalino l'ho messo qui sul lato per far uscire il suono. Qua ho allargato solo appena uno dei fori già presenti. È collegato tra il meno e il 45, poi ti farò vedere lo schema. Questo qui è un cicalino a 3,3 attivo, vuol dire che applicando il 3,3 volt già lui suona. Sarebbe ancora meglio mettere un piccolo transistor o MOSFET per non andare a caricare troppo la porta dell'integrato, però questo qui ha un assonamento basso visto che ce la fa. Si può mettere anche quello passivo, così si può creare una melodia. Io ho provato, però collegando direttamente non è molto forte, bisognerebbe amplificarla comunque con un piccolo MOSFET o transistor. Comunque anche di questo adesso andiamo a vedere lo schema. Qui a sinistra possiamo vedere l'app connessa al portatile 1, che è quello che abbiamo visto con la modifica, lo schema di collegamento del buzzer attivo a 3,3 volte questo, il meno al GND, il positivo al GPO 45, dove c'è stampigliato 45 sul modulo. Se vogliamo mettere un buzzer passivo, conviene fare un circuito di questo tipo, dove questo è il pin 45 del modulo. Anche col buzzer attivo possiamo usare lo stesso circuito in maniera da non sovraccaricare l'uscita del modulo stesso. Andiamo a vedere qui sull'app le varie impostazioni. Dobbiamo andare qui in alto sui tre puntini, impostazione dispositivo, poi scendiamo e andiamo su notifica esterna. Dobbiamo abilitare qui in alto notifica esterna attivata, attivare l'avviso messaggi tramite suono e attivare buzzer campanella di allarme. Nel caso del modulo attivo non bisogna attivare usa buzzer PWM, perché sennò lui tenterà di fare i suoni ma non verranno riprodotti nel modo opportuno. Dobbiamo compilare poi questi due campi. Questo sotto sono i secondi che deve suonare
quando riceve il messaggio, e questo è il tempo di alternanza del suono, cioè quanto deve fare lungo il tempo di on e il tempo di off. Sono uguali, quindi 100 millisecondi vuol dire che starà 100 millisecondi acceso e 100 millisecondi spento. Per far sì che il buzzer suoni come ho fatto io, sia l'accensione che lo spegnimento, che anche la pressione del pulsante, bisogna andare qui sul dispositivo e inserire qui il pin di dove c'è collegato il buzzer. Se qui lasciamo 0, lui suonerà solo alla ricezione del messaggio. Un'altra info utile che ho trovato è che tenendo premuto il tasto per più di 5 secondi si può fare lo spegnimento. Emette questi 3 suoni, 4 suoni, lasciamo premuto un attimo, poi lasciamo ed esce fuori shutting down, fa un suono e si spegne. Quindi possiamo fare lo spegnimento anche tramite il pulsante senza andare nel menu. Per questo breve video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!